Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo Elisabetta e Sebastiano e da qualche settimana ci troviamo in Tunisia. Vi porteremo con noi nella scoperta di questo splendido paese. Nel video precedente ci eravamo lasciati nei pressi di un antico villaggio punico fenicio, dove abbiamo esplorato un frammento di storia ancora in attesa di essere riportato alla luce. È stata un'emozione unica scoprire antichi mosaici sopravvissuti per secoli alle intemperie, nascosti sotto strati di tempo e silenzio. Oggi, invece, cambiamo completamente scenario. Vi porteremo con noi tra le piste 4x4 della Tunisia. Buona visione! Stiamo seguendo la costa, a pochi metri dal mosaico che avevamo riportato alla luce solo qualche giorno fa. Chilometro dopo chilometro, mentre la pista si snoda accanto al mare, ci rendiamo conto dell'estensione impressionante di questo antico insediamento. Sì. La faccio. Dietro. È incredibile pensare che stiamo attraversando ciò che un tempo fu un centro fiorente, camminando tra i resti di una civiltà che ha conosciuto splendore e ricchezza. Le rovine sparse e silenziose raccontano di un passato spezzato forse da un'invasione, romana, araba, chissà. Meno male che abbiamo la Raptor. Ma proprio l'incertezza su ciò che è realmente accaduto rende tutto ancora più affascinante. Apre le porte all'immaginazione, accende la curiosità e lascia che sia la meraviglia a guidare il nostro sguardo. Stiamo spostando dal parcheggio dove abbiamo dormito gli scorsi giorni. Abbiamo conosciuto Hassan, l'abbiamo rincontrato prima di andare via, ci ha fatto conoscere i genitori, ci ha fatto conoscere i figli, ci ha fatto vedere la sua casa, ci ha regalato del rosmarino e altre erbe. È molto accoglienti in questa zona, belle persone. Adesso Sebastiano sta comprando 2 dolcettini lungo la strada e andiamo a cercare delle onde perché dovrebbero entrare delle onde domani e quindi andiamo a vedere se troviamo uno spot per poter surfare. Però Non lo so. se entra Andiamo a vedere. Ma forse quella che c'è a sinistra forse è meglio. cosa non si fa per le onde? No, vabbè. Tutto fondale roccioso. Allora, siamo arrivati fino a qua. Abbiamo trovato quest'onda che potrebbe lavorare anche se domani c'è parecchio vento. E quindi
sappiamo se può lavorare col vento. Sicuramente fa onda, ma il vento la disturba tanto. L'unica cosa è che questo posto è strapieno di immondizia, bellissimo perché è proprio bello, ma è strapieno di immondizia e non dà a me personalmente non mi dà una bella sensazione. E quindi ci stiamo andando. Non lo dici? È proprio vero il detto che si torna dove si sta bene. Allora, alla fine abbiamo fatto un lungo giro, abbiamo perlustrato tutta la costa per vedere se c'erano delle spiagge, dei punti che avevano potenziale per il surf. Allora, ne abbiamo trovato, in special modo quella spiaggia che vi avevo mostrato prima, però non ci piaceva la situazione, c'era molta plastica. Con le condizioni di domani sarebbe stato troppo ventoso, quindi siamo tornati nel parco archeologico, non ancora conosciuto come parco archeologico. Speriamo presto perché c'è davvero un mondo da scoprire qua. E si spera, vedendo, che domani in questa baia possano entrare delle onde perché ha molto potenziale. Se non è domani, sicuramente in altre condizioni, con maestrale qua lavora proprio bene. Abbiamo salutato Hassan, un ragazzo che vive in questo paese, ha un baracchino sulla spiaggia, l'abbiamo già fatto vedere in qualche video precedente. E adesso stiamo passando dalla spiaggia perché c'è una pista lungo la spiaggia. Sono certi passaggi un po' complicati, infatti stiamo controllando la strada prima di passare, ovviamente. Abbiamo visto che l'altro giorno sono passati un gruppo di fuoristrada, però non hanno la stessa taglia che abbiamo noi, quindi bisogna sempre controllare prima di passare. Sono belli tosti, però Cinzì sta andando davvero bene. Parcheggi qua. La discesa. Ce la fai? No, vabbè. Ah. Sa che ci siamo piantati. Mi sa che ci siamo piantati bene bene. Ci siamo piantati. Ma per colpa mia, perché non avevo voglia di sgonfiare le gomme. Stava andando bene, mi sono fermato nel punto sbagliato per vedere la strada com'era, ma sapevo che era il punto sbagliato per fermarsi. Adesso sgonfiamo.
quello non si pianta. Io sono senza parole. Questo camion è un trattore, passa ovunque, ma poi senza grande fatica, cioè proprio è... Devi anche saperlo guidare, Sebastiano comunque lo sa guidare, però è un trattore, assurdo. Bisogna sempre gonfiare le gomme, anche se non si ha voglia poi di gonfiarle, bisogna farlo. Poi c'è quest'altro passaggio che è un po' fetente, vediamo un po', passa da lì che da qui. Per fortuna che ho chiuso bene tutti i cassetti e tutto, se no... Cosa sembra? E ormai dopo il Marocco iniziamo a conoscere il camion, va da solo, basta lasciarlo lavorare, il camion passa dappertutto senza problemi. Non so se dalle immagini rende, ma era abbastanza pesante la torsione che ha fatto la cella. Dopo la scarica di adrenalina che ci ha regalato la pista, ci siamo concessi un tuffo in mare. La giornata è luminosa, il sole splende, ma la temperatura è ancora fresca e l'acqua, decisamente gelida. Ma con un colore così irresistibile era impossibile resistere alla tentazione di immergersi. Vi lasciamo ancora un'altra settimana sulle spine, prima di svelarvi la prossima destinazione. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Ci vediamo domenica prossima con nuove avventure. Buona domenica!